centro del campo e posizione del giocatore. È sempre la stessa? Coincidono? E a che distanza dalla riga di fondo? E se vado a rete, devo stare sempre al centro del campo? Dipende. Vediamo le varie situazioni e poi vedremo che cosa succede in una fase reale di gioco tra Djokovic e Nadal. Mettiamo il caso che io sono quello in basso, in questo caso, sto palleggiando, il mio avversario è esattamente di fronte a me, siamo tutti e due al centro del campo. In questa situazione il mio avversario mi può tirare una palla nell'angolo destro oppure una palla nell'angolo sinistro. Se io voglio stare alla stessa distanza tra queste due traiettorie, dovrò stare esattamente sulla bisettrice dell'angolo formata da queste due traiettorie. Ma che cosa succede se il mio avversario, invece di essere al centro, è in un angolo? Consideriamo la pallina rossa, il punto dove rimbalza nel campo, e la pallina gialla dove devo essere io per colpirla. Quindi il mio avversario mi può giocare un lungolinea oppure mi può giocare un diagonale. Allora, il lungolinea la palla non mi porta fuori dal campo, mentre invece la traiettoria della palla sul diagonale mi porta fuori dal campo. Quindi io potrei arrivare a colpire il diagonale magari anche sulla riga del doppio oppure oltre. Se io dovessi tracciare una bisettrice di quest'angolo, la linea cadrebbe in quel punto lì che vedete, quindi leggermente sulla destra del campo. Quindi per stare alla stessa distanza di queste due traiettorie, io mi devo trovare leggermente sulla destra del campo. Che cosa succede però se vado a rete? Mi sposto verso la rete e man mano che mi avvicino alla rete, la mia posizione rispetto al campo cambia. Da fondo campo io sono a destra rispetto al campo, ma quando vado a rete io sarò a sinistra. Stessa cosa dall'altra parte, a fondo campo in questo caso io sarò a sinistra, mentre invece se vado a rete mi troverò sulla destra del campo. Situazione di gioco. Il giocatore in alto gioca una palla tagliata di rovescio, quindi una palla bassa, che va più o meno a metà campo, angolata. L'altro giocatore che cosa fa? Allora, intanto il giocatore che ha giocato il rovescio tagliato rimane a sinistra, quindi presidia il diagonale. Allora il giocatore che adesso sta giocando dovrà giocare o un diagonale, ma è molto difficile perché deve giocare un diagonale talmente ben fatto per evitare poi il lungolinea dell'altro, oppure deve giocare il lungolinea. Per giocare il lungolinea la rete è più vicina, poi oltretutto la rete è più alta rispetto al centro, quindi lui dovrà alzare la palla e probabilmente potrebbe anche giocare lungo. Quindi in questo caso voi costringete l'avversario a fare la cosa più difficile. Vediamo la distanza dalla riga di fondo campo. Situazione neutra. I due giocatori sono alla stessa distanza, nessuno dei due ha un vantaggio e quindi la distanza più o meno è 1 metro dalla riga di fondo campo. Situazione adesso che cambia. Il giocatore in alto comincia ad avere un vantaggio nel palleggio e quindi si avvicina al campo. Allo stesso modo, il giocatore in difesa si dovrà allontanare, quindi il giocatore in basso si dovrà allontanare. Perché? Perché ha bisogno di tempo adesso. Mentre invece se il giocatore in basso prende il sopravvento nel gioco, io mi dovrò allontanare, dovrò andare indietro. Vediamo anche qua una situazione un errore di posizione. I due giocatori sono sulla stessa riga, sono nella stessa posizione, ma uno dei due ha sbagliato a essere lì. Perché? Perché in questo caso il giocatore in alto mi gioca un lungolinea, io sono molto avanti e ricordatevi che il lungolinea spinge indietro il giocatore, mentre invece il diagonale apre il campo. Quindi se io voglio far correre qualcuno devo giocare diagonale, se lo voglio mandare indietro devo giocare il lungolinea. Quindi in questo caso sono costretto a correre indietro, probabilmente la palla non la prendo, o se la prendo con una posizione di equilibrio precaria.
Vediamo la situazione di gioco. Qua Djokovic sta per giocare un rovescio, ha precedentemente giocato una palla incrociata. Guardate la posizione sia di Nadal che di Djokovic. Lo scambio va avanti. Guardiamo qua. Stessa cosa, Djokovic gioca un altro diagonale, rimane sulla sua sinistra. Stessa cosa, qua ha giocato un diagonale ancora più stretto Djokovic, Nadal esce ancora più lateralmente dal campo e quindi Djokovic rimarrà ancora di più sulla sua sinistra. Vediamo cosa succede adesso. Djokovic gioca una palla nell'angolo opposto, si accorge che Nadal è in difficoltà e guardate cosa succede a entrambi i giocatori. Djokovic va vicino alla riga, entra in campo e Nadal è costretto ad allontanarsi. Nadal lontano dalla riga, si sposta chiaramente più sulla sinistra perché Djokovic da quella posizione angolata potrebbe giocare un altro diagonale, ma potrebbe giocare anche un vincente lungolinea e quindi Nadal deve stare leggermente sulla sua sinistra, sempre più in difficoltà, e Djokovic invece che rimane sempre con i piedi dentro al campo in questo caso. La posizione in campo non è riferita al centro del campo fisico, ma dipende da dov'è il mio avversario e io devo considerare immediatamente quali sono le due traiettorie più distanti da me. Io devo stare a metà di questa ipotetica linea che divide le due traiettorie. Buon tennis a tutti!